back, top, corpo. Con questo per oggi è tutto. Quindi adesso riposizionato la dima sul corpo della chitarra, andiamo a ripassare tutta la forma di quelli che saranno i control cavity e le due camere tonali, in modo tale da andare prima con il trapano con delle Forstner a togliere, diciamo, le parti più grosse, e poi o con l'alternativo, sì, penso con il seghetto alternativo piuttosto che con il traforo. La lama del traforo non credo riesca a tagliare il mogano, si spezzerebbe. Proviamo quindi andiamo con il seghetto alternativo, tanto il grosso lo toglieremo con le punte, la parte restante con il seghetto. L'unica cosa a cui stavo pensando era, io ho deciso di fare due camere tonali grosse, qui ci sarà il neck joint, quindi l'attacco del manico, qui ci sarà l'humbucker, il ponte e poi il Bigsby. Stavo pensando tra il primo e il secondo humbucker di andare non a togliere del tutto un pezzo, ma a fresare un canale in modo tale da dare più passaggio di suono. Vediamo un attimo, sono un po' indeciso, però stavo pensando anche di fare un piccolo canale qui, da rendere la parte, diciamo così, le camere tonali comunicanti tra loro, per dare più, non so effettivamente se questo dia più risonanza o meno, però l'idea è quella. Poi ero indeciso su un'altra cosa, se andare a fare questa parte qui e questa parte qui un po' più larghe, in modo tale che, anche se di poco, poter andare a fare il contour body, quindi la parte di dietro avrebbe un po' più di supporto da parte del mogano, andando a smussare per la pancia, e questa parte qui avrebbe più supporto di mogano, andando a fare la smussatura per l'appoggio del braccio. Questo se andassi a fare il contour body. L'idea era anche quella di poter fare una semiacustica classica, quindi senza contour body, grossa, anche se grossa. Poi in realtà il corpo è 3 cm e 3 cm e 3. Top e back in totale fanno 1,5, sarebbe 4,8. Andando a levigare un po' per bene il back, andando a rifinire un po' tutto, scenderebbe intorno ai 4,5, quindi una larghezza più o meno standard. 4,6 va, quindi una larghezza, la grandezza di una strato, di una chitarra elettrica normale, quindi non sarebbe molto larga, sarebbe più o meno, penso, come una 3T5 e una Epiphone 8, quindi alla fine quelle non hanno il contour body e più o meno sono comunque, diciamo, comode da suonare, o quantomeno hanno fatto la storia, quindi direi di sì, di lasciarla senza contour body e giocarcela sulla risonanza, sempre se l'idea che ho in testa funzioni. Lo scopriremo a fine lavoro. Andiamo.
Allora ragazzi, finalmente questa era praticamente l'idea di partenza: fare la parte centrale della chitarra con già tutti gli scassi pronti. Vabbè, adesso grossolani, giusto per dare la forma e tutto, poi con la dima, eccola qua, con la dima andremo a fresare per dare la forma pulita e precisa. Però, avendo fatto questo, noi ci troviamo la parte centrale già con le camere tonali, il control cavity, e andando a dare la forma per bene al top e al back, incollandoli uno sopra e uno sotto, avremo la chitarra, la scatola chiusa. La mia idea era appunto quella di, avendo preparato tutto, andare a fare un canale tra il primo e il secondo pick-up, ma non tagliando. Se questo è 3 cm, andrà a fare un canale di un paio di centimetri, di lasciare lo spessore sotto, fare la stessa cosa qui e qui, così da far, diciamo, il suono. Non so in effetti se sia più risonante o meno, è una fissa che mo mi sono preso, quindi ci provo. Boh. A sceglierci la parte bella, da qualche parte l'ho scritto sopra o sotto, no? Allora, qui c'è scritto top, in controluce come è più bello, la parte di sopra o la parte di sotto. Scegliamoci la parte dove il corpo sia più avevo scritto top di qua, voleva dire che avevo visto che questa era la parte bella e sembra che la parte di là sia più marezzata, sì, quindi ci scegliamo questo. Oh no, sì, ok, quindi allora facciamo così. Centro, centro, centro e non proprio centro. Spostati, vediamo. In questa fase comunque cerco sempre di non andare a disegnare troppo stretto, troppo vicino alla dima, anche se lo facessi comunque, diciamo di base, nel momento in cui si disegna la forma sul corpo, sul top o sul corpo, sul body, dove caspita si disegna la forma, bisogna tenersi leggermente più larghi. Adesso qui andiamo a pulire, bisogna tenersi leggermente più larghi, anche quando si taglia, tenersi comunque più o meno a una certa distanza dalla linea, in modo tale che poi non si vada a rovinare più dentro o giusto sulla linea del corpo, della figura,
ma tanto poi quella parte in eccedenza ci penserà la fresa quando si va a lavorare con la dima. L'importante è rispettare più o meno un minimo e la center line. Quindi questo abbiamo disegnato, una bella forma, bravo. Questo è il back, e già l'avevamo disegnato, già l'avevo pure scelto. Ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Abbiamo tolto dai morsetti il top e back che erano ad incollare. Abbiamo svuotato il corpo facendo in modo grossolano le cavità delle camere tonali e del control cavity. Abbiamo pulito grosso modo il top e il back dalla colla, cioè adesso dobbiamo finire di lavorare, e abbiamo tagliati più o meno tutti in maniera grossolana a forma, quindi adesso si vede già un po' più il senso del progetto con il back, il corpo. Se si vede adesso la scatola è chiusa, il back che va a fare la camera tonale, il control cavity, camera tonale, qui ci vanno volume tono, jack, switch o switch, lo vedo, che qui non mi piace più di tanto. Qui ci saranno i due humbucker, il ponte, Bigsby, e si chiude la scatola. Con questo per oggi è tutto.